Ciao amore, com'è andata la scuola? A tavola! Posso avere un altro po' di pasta? Per favore. Uno per tre? Tre. Tre per due? Sei. Tre per nove? Tre per tre? Nove. E tre per zero? Sempre zero? Sei sicuro che una sola Z in acquazzone? Vieni qui a tagliarti quelle unghie. Ho paura di dormire da solo. Abbracciami, amore mio. Mi presento. Sono Giulia, una mamma fantasma. Esisto senza esistere. Sono e non sono. Sono una mamma arcobaleno e da 8 anni, insieme a mia moglie Denise, sto lottando per poter riconoscere mio figlio, che abbiamo voluto e fatto insieme, ma che è ancora legalmente solo figlio di mia moglie. Ma dire che non sei mia madre è come dire che questo lampadario non è un lampadario, cioè che questa porta non è una porta. Parole di nostro figlio, quando all'età di 7 anni gli abbiamo spiegato per la prima volta che legalmente io non sono riconosciuta come sua madre. 8 anni di lotte, proprio come la sua età. Voglio raccontarvi la storia di questo nostro figlio di 8 anni, ma anche di suo fratello, il nostro secondo figlio, di quasi 3 anni. 2 figli, 2 fratelli, 2 storie incredibilmente diverse. Il primo è nato a Pisa nel 2016 e ha un solo genitore riconosciuto, mia moglie. Ed è senza la cittadinanza italiana perché mia moglie è straniera, è americana. E nel nostro paese non abbiamo lo ius soli, che vuol dire che i bambini e le bambine, dei bambini e delle bambine che nascono e crescono in Italia, solo quelli che hanno almeno un genitore italiano possono avere la cittadinanza italiana, gli altri no. E siccome io, italiana, non sono legalmente sua madre, lui, anche se è nato e cresciuto in Italia e di fatto italiano, non può essere legalmente italiano. L'altro nostro figlio, invece, è nato a Bologna nel 2021 e lui ha 2 madri e 2 nazionalità. Com'è possibile? Cioè, noi siamo le stesse e purtroppo anche la legge non è cambiata. Una legge che è arrivata finalmente nel 2016, la legge sulle unioni civili, Cirinnà, che ha dato diritti alle coppie di donne, alle coppie di uomini, ma che sui diritti dei nostri figli tace, è monca. Quello che è successo però nel frattempo è che a partire dal 2018 alcuni sindaci hanno deciso di andare a colmare questo vuoto di diritti e a registrare i nostri figli con 2 genitori all'anagrafe. Devo dire non molti questi sindaci, però molto coraggiosi, ad esempio quello di Padova, di cui forse avete sentito parlare, e per l'appunto quello di Bologna, allora era Merola del PD, che ha iniziato anche lui nel 2018. Quindi per il nostro secondo figlio, quando sono rimasta incinta io, nel 2020, ci siamo dette molliamo tutto e ci trasferiamo a Bologna. E infatti siamo arrivate che io ero incinta di 7 mesi, in una casa vuota, senza cucina. Cioè ricordo mia moglie tipo a terra che perfino è riuscita a fare una buona pasta nel microonde. Tutto questo per avere un diritto che le altre famiglie danno totalmente per scontato, cioè quello di avere 2 genitori all'anagrafe. Per il primo figlio invece era il 2015 e le iniziative coraggiose di questi sindaci non erano cominciate affatto e noi eravamo a Pisa.
Ed è successo che non riuscivamo proprio a rassegnarci che io, questa creatura che stava per nascere, non l'avrei proprio potuta riconoscere. E neanche volevamo rassegnarci all'idea che si profilava di chiedere una sorta di sottospecie di adozione che chiamano adozione in casi particolari, che non prevedeva né nonni, né zii, né cugini, e che prevede l'esame e il giudizio di adeguatezza genitoriale da parte di servizi sociali e di un giudice. Una procedura piuttosto invasiva che può durare anche anni. Ma perché? E so bene che questa adozione in casi particolari non è solo una sconfitta, anzi è anche una vittoria parziale. E del resto nella vita ci si adatta a molte cose pur di avere almeno un po' di quello che ci spetta. Ma non allora. Allora abbiamo voluto insistere per avere il pieno diritto, la doppia genitorialità all'anagrafe, e così abbiamo iniziato a chiederlo. E così dal direttore sanitario dell'ospedale in cui è nato: la prego, direttore, la prego. E così dal sindaco di Pisa, allora Filippeschi del PD: la prego, sindaco, la prego. Guardi che le basi legali ci sono, guardi la Costituzione, guardi la Convenzione Europea dei diritti umani. Insomma, è un diritto fondamentale di ciascun bambino e bambina avere i suoi due genitori riconosciuti. La prego. Guardi che quando siamo andati in Danimarca, dove abbiamo fatto l'inseminazione nella clinica, ho firmato anch'io. Ho dato il mio consenso, dichiarando che se mia moglie darà alla luce un figlio o una figlia, io accetterò sempre il mio dovere di mantenimento e li riconoscerò come miei eredi legali. La prego. Guardi che lui è americano e lei è americana e negli Stati Uniti questo diritto esiste. Non potete violare gli accordi di diritto civile internazionale. No, ci dispiace, suo figlio non è suo figlio. No, ci dispiace, non possiamo farci davvero niente. Suo figlio non è suo figlio. Ma sapete in Italia oggi quante famiglie con un babbo e una mamma accedono alla donazione di gameti, cioè a un donatore di sperma o una donatrice di ovuli? Proprio come abbiamo fatto io e Denise. La chiamano fecondazione eterologa. Ci sono molti bambini e molte bambine fatti così intorno a noi. Ma non se ne parla molto, non se ne sa molto. Eppure lo fanno da parecchio tempo andando all'estero, soprattutto in Spagna, ma anche in Danimarca. E dal 2014 si può fare anche in Italia. Ma cosa hanno di così diverso queste famiglie rispetto alla nostra? Noi, quando Pisa ha rifiutato di registrare anche me come madre, abbiamo deciso di fare ricorso contro il loro rifiuto. E così è iniziata la nostra battaglia legale per i diritti di nostro figlio. Pisa, ottobre 2016, età di nostro figlio 9 mesi. Ricorso depositato da noi al Tribunale di Pisa. Pisa, marzo 2018, età di nostro figlio 2 anni. La Corte di Pisa decide che il caso è di rilevanza costituzionale e lo manda in Corte Costituzionale. Roma, ottobre 2019, età di nostro figlio 3 anni. La Corte Costituzionale decide che il caso è inammissibile, ovvero decide di non entrare nel merito. Il caso dunque torna a Pisa. Pisa, maggio 2021, età 5 anni. La Corte di Pisa decide e la decisione è negativa. I giudici scrivono testuali parole: si può decidere di che sesso essere
Ma se si decide di diventare genitore, bisogna rispettare l'aspettativa naturale del bambino di avere un papà e una mamma che siano tali all'anagrafe e nella vita vera. Firenze, maggio 2021, età sempre 5 anni, facciamo ricorso noi contro la decisione di Pisa e andiamo in appello. Siamo quindi a Firenze, in Corte d'Appello. Firenze, giugno 2022, età 6 anni. La Corte d'Appello di Firenze decide. E la decisione è positiva! Sì, avete ragione! Suo figlio è suo figlio! Venga corretto il certificato di nascita e aggiunta l'altra madre. Oh, evviva! All'inizio non riuscivamo neanche a dirlo, un po' per scaramanzia prima che il certificato fosse effettivamente corretto. Poi a un certo punto, dopo qualche mese, basta, dai, festeggiamo, brindiamo, sì, che bello! Come? Hanno fatto ricorso. Roma, settembre 2022, età sempre 6 anni. Ricorso contro di noi in Cassazione. Ma chi ha fatto ricorso? Cioè, chi sono loro che ci trascinano in Cassazione? Loro siamo noi, è lo Stato italiano. Ma davvero lo Stato si accanisce contro il fatto che io voglia riconoscere mio figlio? Davvero siamo così pericolose? Sì, pericolose voi e il vostro amore per questi vostri figli. E infatti, Roma, gennaio 2024, decisione della Cassazione, negativa. Il massimo tribunale italiano dice che la Corte d'Appello di Firenze si era sbagliata, che mio figlio non è mio figlio. Ma non è finita. Andremo adesso a Strasburgo, in Corte Europea dei Diritti Umani. Un momento particolarmente buio di questa vicenda. Era Pisa 2017, età di nostro figlio 1 anno. Il giudice delibera che ai fini del procedimento giudiziario deve essere assegnato al nostro figlio un curatore speciale che ne possa rappresentare gli interessi in tribunale, perché la sua legittima, nonché unica madre, mia moglie, non può rappresentarne gli interessi. Cioè mia moglie non può rappresentare gli interessi di suo figlio in tribunale. Una misura, questa del curatore speciale, molto rara, che si usa quando il genitore appare per gravi motivi temporaneamente inadeguato a rappresentare gli interessi del minore. Gravi motivi tipo, per esempio, gravi motivi psichiatrici. E nel nostro caso? Denise non ha nessun problema, però è considerata inadeguata per il semplice fatto di aver chiesto che anche io sia riconosciuta come madre di nostro figlio. E così, da 8 anni, sono anche io una dei molti genitori fantasma di questo paese. E la vita va avanti. Non posso dire che siamo infelici. Anzi, siamo felici? Sì, siamo felici. Del resto la felicità non c'entra niente con tutto questo. La felicità è anche adattarsi, però, e ci si adatta. Del resto mia mamma mi ha cresciuta dicendomi: guarda sempre a chi sta peggio, che ce ne sono tanti. Pensa ai nonni in guerra. Pensa alle guerre anche di adesso. E così ci adattiamo, sapendo che la felicità è ben altro.
Evitiamo di pensare a ogni possibile scenario di malattia o anche di morte mia, di mia moglie o di mio figlio. Evito di viaggiare con mio figlio da soli, senza mia moglie. Quando vado io alle assemblee di classe, di scuola di mio figlio, me ne vado prima delle votazioni, con discrezione. Evito di alzarmi e dire non ho nessun impegno, me ne vado perché io non posso votare. Evito di firmare qualunque foglio che riguardi mio figlio. E la vita va avanti. Finché arriva il giorno. Maggio 2021, età di nostro figlio, 5 anni. Ha uno shock anafilattico mentre si trova a scuola. Corriamo all'ospedale maggiore di Bologna. Siamo lì, al pronto soccorso. Siamo accanto alla barella, trafelate, con il cuore in gola. E la dottoressa si gira e mi fa: e lei chi è? Sapevo che la domanda poteva arrivare. Può arrivare in qualunque momento. Mi giro, la guardo, rispondo. Ed entrambe sappiamo che lei potrebbe legittimamente farmi uscire. Che la mia possibilità di essere lì, vicino a mio figlio in pericolo di vita, è nelle sue mani. Dipende da quella signora lì, da quella dottoressa lì, che può essere buona oppure no, che può essere omofoba oppure no, da quella dottoressa lì, che mi chiede: e lei chi è? E lei chi è? Sono Giulia, una mamma fantasma.